Verbi riflessivi in italiano. Un argomento grammaticale che fa parte della fortunata famiglia di argomenti grammaticali della lingua italiana, tanto odiati dagli studenti e le studentesse straniere. A questa famiglia, a questa sfortunata famiglia, appartengono anche l'imperfetto, il passato prossimo, il congiuntivo, il pronome ne, per esempio. Quindi i verbi riflessivi sono un po' un dolore, diciamo, in italiano, soprattutto quando non esistono nella lingua madre dell'apprendente straniero. Motivo per cui io, tanto tempo fa, ho deciso di dedicare a questo argomento proprio tre video lezioni che puoi trovare sul mio canale YouTube e nelle quali affronto questo argomento dei verbi riflessivi in maniera molto approfondita. Inoltre, per ogni video lezione girata sui verbi riflessivi troverai degli esercizi di grammatica legati all'argomento della lezione. Esercizi di grammatica che puoi trovare sul mio sito lernilango.com. Ma torniamo alla video lezione di oggi. Video lezione che ho deciso di dedicare ad un approfondimento legato proprio ai verbi riflessivi. Guarda un po'. Essere asciutto, asciugarsi. Essere vestito, vestirsi. Vedi questo passaggio? Da un lato abbiamo uno stato, dall'altro invece abbiamo un processo. E molte volte, quando vogliamo passare da uno stato, cioè da un'emozione, da uno stato emotivo ad un processo, in italiano facciamo questo, cioè trasformiamo l'aggettivo in un verbo riflessivo. Ma lo facciamo sempre? No, non lo facciamo sempre. Questa regola non è una regola generale e proprio di questo oggi voglio parlarti. Prima di iniziare con la spiegazione dell'argomento della video lezione di questo mese, della grande video lezione di questo mese, ti ricordo che uno dei modi migliori per supportare i creator come me, sono un insegnante ma sono anche una creator, è quello di apprezzare i contenuti e dimostrare il tuo apprezzamento per i contenuti dei creator. Quindi, se alla fine di questo video i contenuti ti saranno piaciuti, non dimenticare di lasciare un piccolo like a questo video. Detto questo, iniziamo con la video lezione di oggi. Sono asciutta, asciugarsi. Stato, da un lato, sono asciutta, caratteristica, stato del corpo, asciugarsi dall'altro, processo, quindi processo che mi porta poi verso lo stato di essere asciutta. Faccio questo video perché in molti dei testi dei miei studenti, soprattutto studenti che hanno come madrelingua l'inglese e il portoghese, in molti testi vedo sempre comparire questo errore: diventare arrabbiato, per descrivere appunto il processo. Perché da un lato noi abbiamo sono arrabbiata, lo stato, l'emozione, lo stato emotivo, dall'altro invece abbiamo il processo. Molto spesso i miei studenti e le mie studentesse fanno questo errore e scrivono nei testi o dicono quando parlano diventare arrabbiato o diventare arrabbiata. È una forma possibile? No, in italiano non è una forma possibile, perché questo è uno dei casi in cui, per passare dallo stato al processo, utilizziamo il verbo riflessivo arrabbiarsi. Questa regola vale per tutti gli aggettivi? Tutti gli aggettivi per passare dallo stato al processo diventano dei riflessivi? No, non tutti gli aggettivi. E proprio questo voglio spiegarti nella video lezione di oggi. Ci sono dei casi in cui l'aggettivo diventa riflessivo, ma diventa anche diventare più aggettivo, e altri casi in cui ciò non avviene. Dunque oggi ho creato una lista di degli aggettivi principali, ok? Degli aggettivi più utilizzati nella lingua italiana e dei verbi che descrivono il processo, quindi anche questi tra i più utilizzati nella lingua italiana, per spiegarti proprio questo passaggio da stato a processo. Ti ricordo che come sempre per ogni mia grande video lezione di grammatica sul sito lernilango.com troverai degli esercizi legati all'argomento che sto per spiegare, esercizi che ti daranno la possibilità di approfondire, di mettere in pratica quello che stai per ascoltare in questa grande video lezione. E dunque spostiamoci adesso sulla mia lavagna digitale e iniziamo subito a spiegare l'argomento di questo mese. Allora, eccoci qua sulla mia lavagna digitale, dove, come puoi vedere, ho fatto una lista
dei principali aggettivi e ho ovviamente evidenziato il loro passaggio da stato a processo, come detto precedentemente in questa video lezione. Ho anche detto precedentemente nella video lezione che questo passaggio da stato a processo non avviene sempre nello stesso modo. Dunque, in questo passaggio possiamo avere comportamenti simili, ma anche comportamenti diversi. Ecco perché qui ho fatto questa lista di quelli che secondo me sono innanzitutto gli aggettivi più utilizzati nella lingua italiana e anche poi, dunque, i verbi che descrivono il processo più utilizzati. Iniziamo dunque a vederne alcuni insieme e partiamo dal primo, essere triste. Innanzitutto, come puoi vedere qui sulla sinistra, io ho scritto, uno dietro l'altro, vedi, in colonna, ho scritto tutti gli aggettivi. Dunque, verbo essere più aggettivo che descrivono appunto uno stato. Al centro ho messo il verbo riflessivo che indica il processo e poi all'estrema destra ho messo sempre in colonna il verbo diventare più aggettivo che indica sempre il processo. Come vedremo, in alcuni casi sarà possibile, in altri no. Partiamo dunque dal primo. Essere triste, verbo essere più aggettivo, descrive lo stato. Intristirsi, verbo riflessivo, descrive il processo. In questo caso, con l'aggettivo triste, noi possiamo sia utilizzare il verbo riflessivo per indicare il processo, ma possiamo anche utilizzare la struttura verbo diventare più aggettivo per definire sempre il processo. Quindi se io dico intristirsi o dico diventare triste, sto dicendo praticamente la stessa cosa. Ovviamente utilizzare il verbo intristirsi dimostra una conoscenza maggiore e approfondita della lingua italiana, perché capisci che questa struttura è molto più semplice. Diventare più aggettivo è semplicemente una struttura più facile, possiamo dire di livello più basso. Se tu per definire il processo utilizzi il verbo riflessivo, dai dimostrazione di avere una conoscenza più approfondita, più avanzata della lingua italiana. Ma ripeto, diventare triste e intristirsi è praticamente la stessa cosa, ha praticamente lo stesso significato. Secondo elemento nella lista, essere arrabbiata. Verbo essere più aggettivo. In questo caso, se noi vogliamo descrivere, se noi vogliamo parlare del processo di arrabbiarsi e non dunque dello stato, quindi della descrizione di uno stato, di un'emozione, di un sentimento, abbiamo come unica opzione quella di utilizzare il verbo riflessivo. Con essere arrabbiata, o essere arrabbiato ovviamente, non possiamo dire diventare arrabbiato. No, non è un'opzione possibile nella lingua italiana. Se vogliamo descrivere il processo, dobbiamo sempre utilizzare in questo caso il verbo riflessivo. La stessa cosa che ho detto per 2 vale anche per il punto 3, il punto 4, il punto 7, 8 e tutti gli altri punti nella lista dove vedi qui sulla destra sbarrato. Ok? Quindi posso dire essere stanca, posso dire stancarsi, posso dire essere seduta, posso dire sedersi, posso dire essere arrabbiata, posso dire arrabbiarsi, stato, processo, ma non posso dire in italiano diventare arrabbiata, diventare stanca, diventare seduta. No, sono delle strutture non possibili nella lingua italiana. E lo stesso vale, ripeto, per tutti gli altri punti nella lista dove troverai il verbo sbarrato, diventare più aggettivo sbarrato. Vedi? Anche giù hai altri esempi. Qui c'è un piccolo punto interrogativo, ma ci torneremo e ti spiegherò perché ho inserito questo punto interrogativo. Anche qui ciò che ho detto per essere triste, intristirsi, diventare triste, vale per tutti gli altri punti dove non abbiamo diventare forte, diventare cattiva, e cioè verbo diventare più aggettivo sbarrati. Come per il punto primo, per tutti gli altri punti vale la stessa cosa. Essere forte, essere cattiva, essere debole, essere asciutto bagnato,
essere ricco o povero, essere cretina, essere geloso, sospettosa, umido, aspra e aperto, chiuso, alto, basso, corto, lungo, grassa, magra, piccola, grande, ok? Per tutti questi altri casi vale la stessa cosa che abbiamo detto, che ho detto per questo qui. Quando abbiamo l'aggettivo, quando abbiamo lo stato, dobbiamo utilizzare verbo essere più aggettivo. Quando invece vogliamo descrivere il processo, dobbiamo utilizzare il verbo riflessivo. O comunque, per questi casi, che appartengono diciamo a questo gruppo, se vogliamo definire il processo, possiamo anche utilizzare diventare più aggettivo. Stiamo dicendo la stessa cosa. Se io dico intristirsi e diventare triste, se io dico rafforzarsi e diventare forte, incattivirsi e diventare cattiva, indebolirsi e diventare debole, eccetera, eccetera, io sto dicendo esattamente la stessa cosa. Sto descrivendo un processo, va bene? Ma qual è la differenza tra rafforzarsi e diventare forte? È una differenza di livello linguistico. Questa struttura è molto più basilare. Questa struttura invece è più avanzata, quindi ripeto, non è un concetto, non è un problema di significato, perché il significato rimane lo stesso, ma è una questione di livello linguistico. Detto questo, adesso vorrei parlarti di alcuni casi particolari, ok? Come per esempio il numero 5 e il numero 6. In questi casi noi abbiamo verbo essere più aggettivo, essere allegra, essere felice, che descrivono appunto uno stato. Sono allegra, sono felice. Descrivono uno stato d'animo, un'emozione. Se noi in questi casi vogliamo definire il processo con allegro e felice, dobbiamo utilizzare diventare più aggettivo. Diventare allegra, diventare felice. Divento più felice quando sto con i miei amici. Divento più allegra quando sto con i miei amici. Quindi stato, processo. Stato, processo. Da questi due aggettivi, però, allegra e felice, nascono questi due verbi riflessivi, rallegrarsi e felicitarsi, che descrivono un processo, certamente, non descrivono uno stato, non fanno riferimento a uno stato, ma hanno un significato un po' diverso, anzi abbastanza diverso rispetto a quello dell'aggettivo. Perché felicitarsi non significa diventare felice, ok? Ma felicitarsi significa congratularsi, ok? Con qualcuno. Quindi mi felicito, ok? Per la nascita di tuo figlio, per esempio. Va bene? Sono significati diversi. Ripeto, essere felice stato, diventare felice processo. Il verbo felicitarsi, che deriva dalla parola felice, rappresenta un processo, ma il significato è diverso. Felicitarsi non vuol dire diventare felice, ma significa congratularsi. E lo stesso vale per allegro o allegra. Essere allegra stato, diventare allegra processo, ok? Rallegrarsi è un verbo che definisce sempre un processo, ma ha un significato decisamente diverso da diventare allegra, ok? Rallegrarsi non vuol dire diventare allegra o allegro, ma significa manifestare gioia, ok? Per il successo di qualcun altro, ok? O perché a qualcun altro è successa una cosa bellissima. Quindi rallegrarsi non significa diventare allegro, ma significa mostrare e manifestare gioia per il successo di qualcun altro. Mi rallegro per i tuoi successi accademici, per esempio. Vedi? Manifestare gioia. Quindi attenzione con questi due verbi. Rallegrarsi e felicitarsi vengono entrambi dall'aggettivo allegro e felice, ma non mantengono lo stesso significato. Quando diventano riflessivi hanno un significato abbastanza diverso, ok? Molto importante. Ora passiamo invece a questi verbi, vedi? A questi elementi nella lista accanto cui
ho messo, vedi, questo punto interrogativo. Perché ho messo il punto interrogativo? Come ti ho detto, come vedi, quando sbarro questa parte qui, diventare più aggettivo, significa che questa forma, questa struttura, non è possibile nella lingua italiana per quel determinato aggettivo. Qui però ho messo un punto interrogativo perché sì, dire diventare sporca, diventare pulito, diventare dritto, diventare asciutto o bagnato non sono delle forme propriamente corrette. Se io dovessi scegliere, mentre sto scrivendo per esempio, ok, tra questa e questa, tra pulirsi e diventare pulito, se dovessi fare una scelta, opterei sempre per il riflessivo. Magari invece qui, con il verbo rafforzarsi, opterei per una delle due, ok? In questo caso no, opterei solo per la variante riflessiva. Però ho messo un punto interrogativo perché queste forme non posso negare di averle sentite, di averle lette. Questa macchina diventa sempre più sporca. Se lo lavi diventa pulito. Quindi non posso negare di aver sentito queste forme nell'italiano. Se non ho mai sentito diventare sposato o diventare arrabbiato, ho sentito, si possono sentire queste forme, diventare sporco, pulito, dritto, bagnato, asciutto, eccetera, eccetera. Però, anche se si possono sentire, suonano, non dico sbagliate, ma inappropriate. Se diventare cattiva non suona inappropriata, ok? Non suona anomala. Ecco, questa è la parola giusta, questo è l'aggettivo giusto. Diventare sporco suona anomalo, diventare pulito suona anomalo, ma è possibile, si può sentire, sono forme che si sentono. Diventare cattiva o diventare forte, no, non suonano anomale come strutture, va bene? Quindi, in questo caso posso dire diventare forte e rafforzarsi senza suonare anomala, qui invece suonerei anomala. Quindi in questi casi ti consiglio di optare sempre per la soluzione del riflessivo. Sporcarsi, pulirsi, raddrizzarsi, asciugarsi, bagnarsi. Ti ripeto che troverai casi di questo tipo, diventare sporco, diventare pulito, eccetera, ma suoneranno alle orecchie di un madrelingua anomale come strutture, va bene? Prima di andare verso la conclusione, verso alcuni approfondimenti, voglio soffermarmi su altri due punti. Il primo è questo. Quando parlo di essere aperto o chiuso, di aprirsi e chiudersi, di diventare aperto e chiuso, intendo dal punto di vista caratteriale. Quindi essere aperto significa essere estroverso, essere chiuso significa essere introverso. E quindi aprirsi, chiudersi, diventare aperto, chiuso, fanno riferimento a questo, a un carattere estroverso o introverso. Ma possono anche fare riferimento dal punto di vista del significato ad una mentalità. Essere aperto vuol dire avere una mentalità aperta, essere chiuso vuol dire avere una mentalità chiusa. Quindi aprirsi, processo di apertura della propria mentalità, chiudersi, processo di chiusura. È lo stesso diventare aperto e chiuso, quindi non aperto, chiuso nel senso proprio fisico di una persona, ok? Perché ovviamente non siamo porte, va bene? Quindi non possiamo aprirci e chiuderci in quel senso, ma dal punto di vista della personalità o della mente, dell'apertura e della chiusura mentale. Ultima parentesi che voglio aprire riguarda questi aggettivi: essere piccolo, grande e dunque rimpicciolirsi e ingrandirsi, diventare grande, diventare piccolo. Allora, noi possiamo dire essere piccolo e essere grande riferendoci sia alla taglia, ok? Quindi per esempio questi pantaloni sono grandi, ma riferendoci anche all'età. Lui è grande, cioè nel senso che magari ha, non so, 60-70 anni, eccetera, eccetera. Quindi grande e piccolo possono fare riferimento in italiano sia alla taglia, alla dimensione, che all'età. Io qui aggiungerei taglia/dimensione. Meglio, più preciso, più approfondito. Ma, guarda un po'. Se noi passiamo dallo stato al processo, se noi diciamo rimpicciolirsi o ingrandirsi, quando utilizziamo questo verbo per descrivere il processo,
facciamo riferimento solo alla taglia e alla dimensione, ok? Se io dico mi rimpicciolisco, sto dicendo che dal punto di vista della dimensione, della taglia del mio corpo, divento più piccola, non dal punto di vista della mia età. E lo stesso vale per ingrandirsi. Ma diventare piccolo e grande fa riferimento al processo, ma fa riferimento sia al processo della taglia e della dimensione. Diventa sempre più grande. Mio nipote diventa sempre più grande. Io con questa frase posso far riferimento sia all'altezza di mio nipote, quindi alla taglia, alla dimensione di mio nipote, che alla sua età. Cosa molto importante, ok? Piccoli dettagli ma che fanno una grande differenza quando parli. Detto questo, passiamo a degli approfondimenti, ok? Ti spiegherò adesso questi 3 punti che sono dei piccoli approfondimenti legati a questa video lezione, introdotti da questo bellissimo attenzione. Allora, partiamo dal primo punto. Innanzitutto, ciò che abbiamo visto con questi aggettivi, ok, elencati precedentemente, non vale per tutti gli aggettivi. Questo significa che non tutti gli aggettivi nel passaggio da stato a processo seguono questa strada. Cosa molto importante, quindi ogni volta che tu avrai un aggettivo e vorrai trasformare questo aggettivo in processo, e dunque in un verbo, va bene, non sempre dovrai seguire questo percorso. E qui passiamo al punto successivo, perché come vedi ci sono alcuni aggettivi che in italiano non diventano verbi riflessivi nel passaggio da stato a processo. Vecchio, invecchiare. Migliore, migliorare. Giovane, ringiovanire. Peggiore, peggiorare. Vedi? In questo caso, nel passaggio da stato a processo, il processo non è diventato un verbo riflessivo, ok? Cosa molto importante. Aggiungo a questi primi 2 punti che tutti gli aggettivi, però, qualsiasi tipo di aggettivo, nel passaggio da aggettivo a processo, da stato a processo, possono seguire la struttura diventare più aggettivo. Posso dire diventare vecchio, diventare migliore, diventare giovane, diventare peggiore, eccetera, eccetera. Quindi posso fare questo passaggio. Da stato a processo tutti gli aggettivi possono diventare più aggettivo, ma non tutti diventano dei riflessivi. Cosa importante? Cosa fare per controllare questa cosa? Partire dall'aggettivo, creare il verbo riflessivo, ok? Andare sul vocabolario, digitare il verbo riflessivo e vedere se questo verbo riflessivo esiste nel vocabolario, se è scritto, se è spiegato all'interno del vocabolario. Se lo troverai nel vocabolario avrai la risposta. Sì, quel verbo riflessivo può essere utilizzato per descrivere un processo. Quindi questo è il percorso che devi seguire ogni volta. Ultimo punto invece, cosa importante, se noi al contrario vogliamo fare un passaggio da processo a stato, quindi da verbo ad aggettivo, questo passaggio lo possiamo fare solo con i verbi intransitivi. Vedi questo per esempio? Maturare è un verbo intransitivo, in realtà è un verbo a doppia faccia, quindi può essere sia transitivo che intransitivo, ma noi lo consideriamo nella sua natura di intransitivo. Quando noi vogliamo fare questo passaggio da processo a stato, basta mettere il verbo essere e poi l'aggettivo maturo. È maturo, è verbo essere, maturo, aggettivo. Ma guarda un po' con i verbi transitivi, come per esempio cantare. Se io faccio questo passaggio e quindi trasformo cantare in verbo essere più cantata, che è un participio ma può essere anche un aggettivo, e cantata in questo caso non è verbo essere più aggettivo, ma è passivo presente del verbo cantare. Io canto una canzone, la canzone è cantata da me, ok? Quindi mi raccomando a questa cosa molto importante.
Ci sono certamente delle eccezioni a tutto questo, ma questa cosa di cui ti sto parlando vale a livello generale. Il passaggio, se tu vorrai fare in futuro mentre parli un passaggio da processo a stato, ricorda che avviene con i verbi intransitivi e non con i verbi transitivi. Bene, caro studente, cara studiante, spero che questa lezione ti sia stata utile. Se sei un membro Patreon, ok, quindi se sei abbonato alla nostra pagina Patreon o se sei abbonato al nostro canale YouTube, riceverai questo file, ok, in formato PDF, condividerò con te questo file e potrai anche accedere a degli esercizi che ho creato legati a questa video lezione. Ma ripeto, questo materiale extra è riservato agli abbonati su Patreon e agli abbonati del canale YouTube. Per avere informazioni su questi abbonamenti ti consiglio di visitare il nostro sito lernilango.com e troverai maggiori informazioni nella sezione del sito chiamata Servizi. Per avere invece informazioni sugli abbonamenti di YouTube basta andare sulla Home e cliccare sul pulsantino Abbonati per avere maggiori informazioni. Io ti ringrazio per aver guardato questa lezione, se hai delle domande come sempre non esitare a rispondermi. Noi ci sentiamo il prossimo mese con un nuovo argomento e nuovi contenuti. Grazie e alla prossima!